Ecco cosa faremo oggi. Questa la vedete è molto luccicante perché ho appena passato l'olio, l'ho appena levigata e è quello che ho ottenuto con il tutorial di oggi. Buona visione! Ciao a tutti, eccoci qua nel secondo episodio. Oggi andremo molto più velocemente. Se avete domande, questioni, scrivetele nei commenti e se non l'avete visto ve lo lascio sotto in descrizione, andate a vedere il video precedente dove, diciamo così, vengono spiegati in maniera più approfondita i vari comandi. Iniziamo. Creare nuovo file. Come impostazione del progetto, in questo caso andremo su un lato, 200 mm mettiamo 220, 80 che è l'altezza, 10,2 sarà lo spessore del materiale, quindi va bene, superficie ok. In questo caso useremo il centro del pezzo come 0 macchina, la definizione va bene e va bene. Iniziamo ok. Bene, adesso importiamo il nostro file DXF. Abbiamo dov'è? O da file si può fare importa vettori oppure dalla cartella importa vettori, è lo stesso comando. Scritta love, sì, ok. E per centrare il pezzo, l'altra volta non ve l'avevo detto, si può andare qui, lo si può fare come lo si vuole, oppure una volta che si seleziona il vettore e si preme F9 si centra in automatico, va bene? La O è già un vettore chiuso, come abbiamo visto nel video precedente. La scritta è ancora un vettore aperto perché vedete sono tutti segmenti e non è chiuso, quindi trasciniamo, selezioniamo tutto, tasto delle maiuscole, shift, clic sinistro e ho deselezionato la O. Chiudiamo i vettori che mi dice 36 aperti e 0 chiusi, unisci, tolleranza, ok. Adesso cliccandolo abbiamo visto che si è selezionato tutto, abbiamo però ancora un vettore aperto. Andiamo allora con unisci e chiudi vettori spostando i punti finali a un punto comune. Ok, tecnicamente adesso se clicchiamo qui si è chiuso tutto. Ok, ci siamo. Bene, questa volta faremo il percorso di profilatura, quindi apriamo la nostra finestra, dividiamo lo schermo così vediamo sottosopra bene quello che succederà. Utilizzeremo la prima tipologia, quindi percorso utensile profilo, la profilazione, ok? Molto bene, abbiamo la profondità iniziale 0, quella di taglio 10,3. Dopo ci darà un errore perché noi, se vediamo nel modello, abbiamo selezionato, abbiamo scritto, digitato 10,2. Ve lo farò vedere. Utensile ci va bene un 3 mm, velocità abbastanza normale, passata di 2,5, va più che bene, fa quasi 1 metro al minuto, ci va più che bene. Allora, per fare la O, selezioniamo il vettore, dobbiamo farla internamente, quindi vedete il puntatore, la fresa sarà all'interno del vettore. Se seleziono invece esterno, come faremo poi, andrà all'esterno. Se selezionerò su, significa sopra. In questo caso è una fresa di 3 mm, quindi se cliccassi su, e vediamo che ci cambia anche il disegno, avremmo una mancanza di materiale di 1,5 mm all'interno e 1,5 all'esterno. A noi ci serve interno, offset sopra metallo non ci serve, editiamo, anche la passata qua non ci serve, editiamo le tab, che come detto sono quei ponticelli lasciati appositamente per tenere il pezzo attaccato, per evitare di rovinare il pezzo e di rompere la fresa. Qua ci dice come dovranno essere, lunghi 2 e alti 1, va più che bene, facciamo modifica tab. Ti dice quanti ne vuoi, 1, 2, 3, 4, 5, noi gli diciamo 3. Aggiungi tab, ci dà lui una posizione scelta da lui, a noi ci va bene, se volessimo spostarli, tasto sinistro sopra la T di tab e lo spostiamo. Le abbiamo aggiunte, quindi facciamo chiudi. Molto bene, andiamo su nuovo profilo, gli mettiamo O interna, ok? Che così ce lo ricordiamo. Facciamo calcola.
Qui c'è giustamente un errore del software perché ti dice ascoltami, io ho lo spessore che è da 10,2 e tu mi chiedi di andare a 10,3 come vediamo qui, e noi gli diciamo ok perché siamo consapevoli. Ecco, questa cosa la si può fare quando sotto il piano non c'è, diciamo, c'è spazio, c'è vuoto come nel mio, oppure quando si ha un piano martire sacrificabile dunque e lo si può rovinare. Altrimenti cliccando 10,3 cosa succede? Che andremmo sotto di un decimo, e se abbiamo un piano in alluminio quel decimo logicamente sarà tagliato in superficie dalla nostra fresa. Quindi gli diciamo ok. Molto bene, play, eccola qua, la nostra O. E viene tenuta, lo capovolgo, giusto che lo vediate meglio, viene tenuta da questi ponticelli, ok? Si vedono? Eccoli qua. Molto bene. Adesso passiamo, chiudi, ci dice come stima 52 secondi a queste velocità, va bene? Come vi avevo detto del tempo macchina. Ok, adesso clicchiamo la scritta, va bene? Facciamo di nuovo la profilatura, quindi cliccheremo. L'altezza del pezzo è già definita, la profondità di taglio 10,3 ci va bene, molto bene, utensile ok, ci dirà che farà 5 passate perché giustamente nella fresa abbiamo impostato 2,5 mm a passaggio. Se io volessi fare 4 passate posso o eliminarlo dal menu qui, ok? Oppure posso dire nella fresa invece di 2,6 di 2,5 mettendo 2,6 andremmo 2,6 per 4 cosa fa 10,4, quindi le passate anziché 5 saranno 4, perché poi giustamente all'inizio non ci si pensa, ma più si prende mano, si fa esperienza, più si ragiona sull'ottimizzazione della macchina, dell'uso, delle tempistiche, perché poi fanno la differenza. Che se io vi faccio vedere 5 passate, se volete dopo ve lo faccio vedere, anzi lo facciamo subito veloce senza fare le tab. Ok, 5 passate mi dice 5 minuti e 41, ok? Lo riclicco, modifico l'utensile, gli dico 2,6 come vi ho appena detto, facciamo seleziona, è passato a 4 passate, calcola, lui lo ricalcolerà, vado sopra a vedere, è andato a 5,4, scusate, a 4 minuti e mezzo, quindi abbiamo guadagnato un minuto e cambia perché questo è una sciocchezza. Se facciamo cose più importanti cambia molto il tempo, anzi lasciamolo così che mi va più che bene, a me non cambia nulla, ignora. Molto bene, allora come abbiamo detto cosa è successo qua? Avendo ancora l'impostazione di primo interno ci taglierà all'interno la scritta, noi non vogliamo perché deve farla all'esterno, ok? Bene, facciamo aggiungi tab, ok? Quante gliene mettiamo? 6 tab? 7? Eccole qua, io ho cliccato su 7. Le spostiamo un pochino, tasto sinistro sopra la T di tab, le mettiamo dove vogliamo. Questa a me piace di più qua, questa la mettiamo qua, no, la mettiamo appena qua sotto, no, io la metterei qua, che è anche facile un punto di levigatura. Adesso le abbiamo aggiunte, facciamo chiudi. Ha una piccola particolarità che è modificabile anche questo. Vedete qui che c'è il puntino verde? Qui è l'inizio della lavorazione. Allora, per queste cose, diciamo così, sono già bene o male ottimizzate automaticamente, ma se uno volesse e avesse da fare delle cose in sequenza, o ad esempio nella O la fine percorso è in questo lato, anziché poi proseguire e andare fino qua alla macchina, uno potrebbe impostare questa casellina verde vicino
a dove finisce la lavorazione, così anche lì ottimizza il tempo macchina, ma come vi dico per queste cose sono cavolate. Molto bene, allora abbiamo il nostro vettore selezionato, era già elaborato prima ma noi lo rielaboriamo come abbiamo visto. Le rampe anche in questo caso non servono, sono inutili perché giustamente va più lenta facendo le rampe, guide, ecco, sarebbe questo qui il parametro, inizia da, che ci dice la posizione, ma e qua gli spigoli, ma non è il nostro caso. Profilo invece qua mettiamo, ops, mettiamo scritta esterna love, eccola qui, facciamo calcola, sì, gli diciamo 1, 2, 3, facciamo anteprima, questa qui è quella più lenta, quindi andiamo a farla vedere lenta, che cambia nulla. Questo sarà il percorso che farà, velocizziamo un pochino, la fresa. Ok, eccolo qua, avete visto? Molto bene, e abbiamo i nostri due file, come tempistica 4 minuti 41 e l'altra quasi un minuto, se non sbaglio, 52. Molto bene, che facciamo ora? Ora li salviamo, ci mettiamo un attimino, quindi chiudiamo questa finestra, facciamo scritta interna, facciamo salva percorso, ok, nel desktop ci mettiamo la O interna, va più che bene, selezioniamo la scritta, salva percorso, questo c'è il nome del file, facciamo va bene, c'erano ancora i file dell'altra volta, che sono di qualche giorno fa, molto bene, chiudiamo. Ecco, se uno volesse, diciamo così, vedere anche questa bellissima elaborazione senza la parte di legno, vi faccio vedere che in 2 secondi, elaborando 2 percorsi di svuotatura, lo togliamo, perché anche c'è la funzione, adesso non ricordo dove bene, è su, eccola qui, sull'anteprima del percorso, cliccando qui salva immagine di anteprima, il software ci farà un screen di questa immagine e possiamo poi elaborarla, fare, se uno volesse fare la copertina del video, fare qualsiasi cosa che ne avrà voglia. Quindi lo facciamo velocemente, che così vedete un paio di comandi in più, riprendiamo quelli dell'altro ieri, dell'altro giorno. Adesso farà un rettangolo veloce e aspetta, no, cancella, l'ho fatto, eccolo qui, lo facciamo fuori dal piano, infatti si era incavolato lui, ok, lo seleziono, eccolo qua che mi piace di più, e l'ho fatto. Che facciamo? Gli diremo un percorso tasca, facciamo la O velocemente, tasca 1, sì, calcola, facciamo subito, vedete sotto che ci sta tagliando tutto l'interno della O. Molto bene. E adesso facciamo l'altro percorso, quindi selezioniamo la tasca e il vettore che vogliamo, chiudiamo, gli diciamo tasca, operazione di svuotatura, calcola, tasca 2, gli diciamo sempre sì, ok, 1, 2, 3, facciamo un'anteprima, quella velocissima. Eccolo qua. E noi abbiamo il nostro bellissimo file che se vogliamo lo apriamo. Eccolo qua. Che dite? È anche più bello così da vedere, se uno volesse fare anche altre cose, così decisamente un altro livello. Come vi dicevo, se uno vuole fa salva immagine, salva immagine, desktop la chiamiamo, vediamo, scritta love 3D, facciamo salva, ok, andiamo subito a vederla, cliccando doppio clic, ma si usa, ma dai, usa, ma santo cielo, la foto va più che bene, 1, 2, 3, eccola qui, che ce l'abbiamo come immagine, che ce l'ha salvata, è un'altra funzione, può anche andare bene se uno deve fare più cose. Molto bene, i percorsi li abbiamo salvati, andiamo in laboratorio a fare questa scritta. Ribadisco, qualsiasi domanda, commento, scrivetemela sotto nei commenti, va bene? Ci vediamo subito, chiudo tutto, che
Vediamo. Sì, ma dai, l'avevo fatto. Ok, ok, chiudiamo tutto. Molto bene. Salvare le modifiche? No, perché non ci interessa. Arrivo subito. Eccoci qua. Ho già preparato tutto. Vediamo, ho già impostato la O, dato lo 0 macchina. Qui vediamo il file. Ok, bene. La macchina, come vi ho detto, l'ho centrato sul pezzo, che gli abbiamo detto questa volta di iniziare al centro, molto bene, anziché nell'angolo. Iniziamo subito con il play. 1, 2, 3, iniziamo. Bene, la O l'abbiamo fatta. Diamo una spiratina. Riprendiamo da qui, quindi velocemente apri cartella, selezioniamo cos'era scritta ex love, sembra esterna love, eccolo qui, qui abbiamo il nostro percorso, vediamo quello che la sintesi e pronti, iniziamo nuovamente. Vi faccio vedere veloce la macchina dopo aver fatto la O si è riposizionata al centro, ok? E iniziamo subito. Dov'è? Play, 1, 2, 3, go.
Eccoci qua, adesso la spostiamo velocemente, andiamo con i comandi, dov'è? Andiamo. Ok, e poi se non erro è questo, no, l'altro, scusate, eccolo qua. Salutiamo Billy, altrimenti si incazza. Ciao Billy. E anche oggi è andato tutto bene, ok? E eccola qui. Adesso la togliamo. Ok. Allora, facciamo un insieme. Come dicevamo, vedete i ponticelli? Che sono quelli che tengono ferma la scritta. Adesso li togliamo, va bene? Mettiamo tutto là e li togliamo. Eccoci qua. Questa è la O che è venuta via. Ok, ho tagliato i ponticelli con, guardate che super jig, e eccola qui. Ok, adesso giustamente ci resta da dargli quella piccola levigata, come si può notare anche nei bordicini. Vedete anche lì, quello lì è dove c'era il ponticello che giustamente va levigato. Eccola qua, dimensione, come vi dicevo, stiamo mettendolo sulla stecchettina, siamo sui 20 centimetri per i famosi 6,5, 7, quello che dicevamo. Eccolo lì, 6, vediamo, sì, 6 meno qualche millimetro. Eccola qua, spero vi sia piaciuta tutta la lezione e spero che possiate farla anche voi. Se volete, fate come l'altra volta, fatemelo sapere che vi allego il file in DXF su Google Drive, che così lo potrete scaricare. Ok? Adesso gli do una bella levigatina, un goccino d'olio ed è perfetta. Eccoci qua, piccola finitura con l'olietto. Ok. Guardate già come cambia aspetto. E adesso lo lasciamo asciugare. Spero che vi piaccia. Ok, ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie. E ricordatevi, se non siete iscritti, iscrivetevi, lasciatemi un like se volete e un commento è più che gradito. Ciao a tutti!